Buongiorno ragazzi, sono le 5 del mattino. Ieri ci siamo rilassati qua e abbiamo atteso questo momento. Buio, tutto buio, ci sono solo forse le luci del bar. Dove dobbiamo andare adesso? Ci abbiamo appuntamento con la guida. Ci metteremo sulla strada 1 ora e 40 nel pan per andare a raggiungere il posto dove vivono i suricati. Questi animali così particolari che faticheremo per dover andare a vedere, però sembra che sia abbastanza difficile viceversa. Questo è un posto veramente molto speciale. Questi suricati si sono abituati all'uomo, noi però non ci siamo abituati a svegliarsi alle 5 del mattino. Lo so, per ora per voi sono solamente puntini luminosi, di fatto è l'illuminazione del viale che ci dovrebbe portare al bar. Però anche il mega baobab è illuminato. Sembrano quasi delle piante finte. Tra l'altro, non so, anche l'esterno, la corteccia, che poi non è neanche corteccia, sembra cartapesta. È una pianta veramente pazzesca, bellissima, sembra finta. Siamo arrivati al bar. Qua ci sono un sacco di bellissime fotografie. Questa sera ne dovrò guardare meglio. Sono tutte foto storiche. A parte anche personaggi famosi, che sono passati dal Botswana, non da qui. Ci abbiamo un caffettino. Ci vuole prima di partire. Un po' di zucchero che ti dà energia? Io no, senza. C'è anche qualche biscottino. Fa abbastanza freddo. Non freddo come nei giorni passati, però devo dire la situazione mi sembra abbastanza di fantoziana memoria, quando Calboni, Silvani e Fantozzi andavano a sciare con la decappottabile, perché la macchina che utilizzeremo è decappottabile. Questo è il baobab che protegge Valentino. E noi siamo pronti con la macchina, voi ora non la vedete. Si parte? Sì, ci hanno dato anche dei poncho per sicurezza, per non avere troppo freddo. È veramente ancora buissimo. Ci ha detto che le strade sono toste. Siamo qua per questo. Ma anche veloce questa nostra guida. È bravissimo. Hanno dato anche la copertina e non è male. Sta spuntando però il sole, ragazzi, sono dei colori magnifici. Il Botswana del Bushi Bushi, come lo chiamano qua. Forse cominciate a vedere anche le nostre facce. Il percorso è veramente bellissimo. Ci sono tantissimi sentieri che si perdono qua nel bush. La guida deve proprio sapere dove sta andando e non ha GPS. Fino a che non arriva il sole qua si bubbola di freddo. Stamattina ci siamo vestiti a cipolla, poi ci toglieremo uno strato per volta, man mano che arriva il caldo. Ogni tanto gli spazi si aprono, si vede l'orizzonte più lontano. È proprio bello questo territorio. E alla fine fa anche piacere fare un po' fatica per andare a vedere questi animali, perché ti mette un po' di più di quella che è la loro realtà. Nei parchi forse alla fine è troppo facile. Sono incredibili i colori qua, ragazzi, cioè siamo veramente in pieno autunno qua in Botswana e i colori rappresentano benissimo la nostra idea di questa stagione.
Ma non solo, qua la sabbia sta diventando veramente bianchissima, sembra quasi neve. Dovremmo ormai quasi essere arrivati su questo terreno. Ora la jeep deve fare un sacco di slalom da questa bassa vegetazione. Il fondo è quasi sempre sabbioso, con questa erbetta che spunta, che compatta un po' tutto, ma la cosa particolare è la quantità infinita di impronte. Ce ne sono di tutti i tipi, da quella dell'elefante a quella minuscola, che potrebbero essere anche i meerkat, ma non solo. Qua abbiamo visto che girano anche tante mucche e tanti cavalli. Eccoli qua. E là ci sono anche le mucche. Siamo arrivati, ragazzi. Questo signore è la guida dei suricati. Praticamente lui dice che passa 10 ore al giorno con questi animali. È per questo che si sono abituati alla sua presenza, è per questo che l'uomo riesce ad avvicinarsi, naturalmente senza toccarli e senza dargli cibo. Ma la cosa super interessante è che probabilmente vivono qua sotto, ma non si sono ancora svegliati. Deve prima scaldarsi ancora un po' il sole. Quindi adesso ci beviamo un tè, conosceremo la nostra guida e dopodiché conosceremo anche i meerkat, come li chiamano qua, o i suricati. La signora ci ha detto che tra qualche minuto vedremo spuntare fuori la testa e i primi suricati appunto decideranno se è il momento di svegliarsi oppure se dormire ancora 5 minuti, e soprattutto escono fuori per vedere un po' com'è il meteo. Se piove stanno a dormire. E credo che nel frattempo ci stanno preparando un tè. Dice, mentre aspettiamo che i meerkat si svegliano. Questo, ragazzi, magari lo facciamo anche noi. Si tira giù e diventa un tavolino. Lucio, lo mettiamo davanti a Valentino. Ma noi il parabacche così non ce l'abbiamo. Un modo per mettercelo lo troviamo. E magari lì dietro ci metto anche la morsa. Sì. Proviamo subito qualcosa. Io provo uno di questi. Non so che cos'è. Magari invogliamo il meerkat a uscire. Cos'è? È fatto con l'uovo. C'è anche il formaggio. Allora... Uovo e formaggio. Eccoli, ragazzi, ne sono usciti 2. Si stanno svegliando proprio adesso. Andrò a fare una foto al primo suricato che è spuntato fuori, che probabilmente è il guardiano, quello che deve decidere per tutti. Siamo in una prateria che veramente sembra infinita, però non siamo assolutamente soli, ci sono un sacco di asini anche ad aspettare che i meerkat tirino fuori la testa. Pian piano se ne stanno svegliando diversi, non sono assolutamente intimoriti dalla nostra presenza. Incredibile come questi animali si riescono ad adattare al territorio in cui devono vivere, e la prima cosa che ti viene da guardare sono gli occhi, che sono circondati da questa palla nera che, pensate, agisce come una lente di un occhiale da sole. Gli serve per guardare contro luce, in modo tale che riescono a vedere se arriva qualche pericolo da dove arriva la luce del sole. Man mano che il sole scalda stanno uscendo tutti dalle tane, e anche i più piccoli, che sono i più delicati per quanto riguarda il freddo. Infatti di notte si rifugiano tutti insieme. I piccoli sono anche le prede predilette dei predatori, che sono ad esempio rapaci o anche serpenti. Però questi animali sono resistentissimi al veleno dei serpenti, e ad esempio loro mangiano gli scorpioni e il veleno degli scorpioni non gli fa niente. Sono fantastici. Sono degli animali molto sociali, ma non vivono in famiglie molto numerose, generalmente tra 5 e massimo 30 esemplari. Sono degli animali molto territoriali e pensate che tendono a difendere il loro territorio anche da animali pericolosi, come i serpenti. Riescono ad attaccarli mettendosi in branco e cercando di scacciare il nemico.
Adesso ragazzi i mercat si stanno spostando in questa parte della prateria perché stanno giustamente andando a cercare la loro colazione. Si nutrono principalmente di insetti e da questi traggono anche l'acqua di cui hanno bisogno. Pensate che sono animali che possono riuscire a non bere per 6 mesi e sono immuni al veleno dello scorpione. Sono degli animali relativamente piccoli, possono raggiungere un'altezza di 35-36 cm al massimo. Sono anche dei buoni scavatori, però pensate che molto spesso le tane le rubano ai topi del deserto che scavano molto meglio di loro e quindi gli fregano le buche. È anche vero che ad esempio riescono a convivere con questi topi del deserto, con cui a volte magari condividono anche appunto la tana. Vedo che tendono anche a scavare vicino alle cacche, credo, degli asini. Guarda come scavano, hanno trovato qualcosa là sotto, probabilmente perché sanno che vicino alle cacche molto spesso ci vanno a finire anche gli insetti. In pratica noi adesso li stiamo seguendo, ma loro si muovono tutte insieme, sanno dove andare a cercare il loro cibo e comunicano parecchio tra loro, usando dei suoni che hanno delle frequenze e dei volumi diversi a seconda di quello che si devono dire. Quando vedono qualche cacca, guardate come scavano con violenza, perché probabilmente trovano qualcosa. Guardate lì come sono indaffarati a scavare. Fanno dei micro suoni, parlano tra loro, si godono la colazione. È veramente incredibile riuscire ad essere così vicino a questi animali. Non è assolutamente una cosa comune. Alcuni elementi del gruppo ogni tanto l'abbandonano e cercano o una nuova famiglia o ne creano una loro. Tipicamente sono i maschi a farlo, le femmine capita che rimangano anche per tutta la vita nello stesso gruppo. Ho visto adesso una femmina che ha trovato tipo un lombrico e l'ha portato al suo piccolo, gli ha portato da mangiare. A un certo punto sembra che qualcuno chiami e loro partono alla ricerca, forse perché qualcuno trova qualcosa e dite venite qua che c'è da mangiare. Ne ho beccato un altro che ha trovato un lombrico, è incredibile come riescono a trovarli, ma proprio sottoterra. Quest'altro si è buttato praticamente dentro questa tela di un ragno. A un certo punto capisci se hanno trovato qualcosa o se era solo un tentativo andato male. Sentono qualcosa e iniziano a scavare rapidamente, devono essere rapidi. Perché sennò la preda scava più veloce di loro. Questo secondo me ha trovato qualcosa, guardate come ha iniziato a scavare velocemente, molto velocemente. E a un certo punto scava anche tenendo la testa fuori. Dai che hai trovato qualcosa, dai che l'hai trovato. Mi sa che gli è scappato. A volte va male, ci ha rinunciato.
Cosa incredibile, ragazzi, è che io non percepisco assolutamente la presenza di niente lì sotto. Dai che lo trovi, dai che lo trovi. Fai il tifo per loro alla fine. Sento sgranocchiare, qualcuno ha trovato qualcosa. Dai, dai anche tu, dai. Dai, 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 dai. Mi scava sulla GoPro. Ci deve essere qualcosa lì, ragazzi, dai. Dai, dai che ce la fai, dai. Dai. Provalo. Oh, guardate quante energie deve sprecare per riuscire a recuperare un lombrico, qualcosa. Dove è andato? Dove è finito questo lombrico, questo scorpione, questo vermicello? Sta sparendo sottoterra. Mi sa che, amico, mi sa che è andato. Niente. Dove scavi? Ma lo troverà. L'ha trovato! L'ha preso! Ce l'ha fatta! Bravo! Bravo! Guarda che fatica avere un vermicello. Cioè, io non ho assolutamente idea di come possano capire che lì sotto c'è un verme, ma guardate quanto ha scavato. Pazzesco. E adesso ho trovato già subito qualcos'altro. Che scrocchiava di più. Poteva essere qualcosa con una crosticina. A un certo punto l'ultimo rimane un po' indietro, si alza anche per vedere dove sono i suoi amici, probabilmente. Quello che stavo guardando adesso ha trovato uno scorpione e poi è corso a cercare il suo piccolo e gliel'ha portato. Questa deve essere la mamma di quel piccolo lì. Gli ha appena portato uno scorpione. Però lui fa anche il suo, cerca anche lui qualcosa. E la guida ci ha detto che praticamente la maggior parte degli insetti che questi suricati cacciano sono in realtà in attesa della pioggia, vivono sottoterra aspettando la prossima pioggia. Credo che certamente a rendere famoso questo animale così piccolo e simpatico nel mondo sia senz'altro stata la figura cinematografica di Timon del Re Leone. Ha trovato il lombrico. L'ha trovato. Bravo. Guardate, ha trovato un bel lombrico. Bravino! Praticamente questi animali adesso passeranno tutto il giorno alla ricerca del cibo e pensate che coprono un territorio di circa 10 km quadrati per famiglia. Sono appunto animali territoriali. Dopodiché pian piano torneranno indietro alle loro tane da dove li abbiamo visti spuntare questa mattina e se ne andranno a dormire. Naturalmente qua vicino ci sono altre famiglie di suricati, ma sono assolutamente inavvicinabili. Allora com'è stata questa conoscenza con i meerkat? Fortissimi, sono veramente degli animali
simpaticissimi. Non è facile vederli così, perché appunto hanno paura di un sacco di predatori, quindi il fatto che ci si può avvicinare così tanto è incredibile. E adesso ci dobbiamo spostare verso il lago salato, dove magari apprezzeremo l'infinito, ma veramente infinito. E qui ragazzi possiamo camminare su questo lago salato che rimane completamente asciutto finché non piove. Quando piove non diventa un lago, però può diventare un mare di fango e ce ne siamo accorti anche nei giorni passati. È veramente grande, dalla mappa si percepisce la sua dimensione, nonostante non abbia dei confini ben precisi. Ci sono dei pezzi di terra che formano delle isole all'interno che sono anche molto grandi, quindi rompono un po' la continuità di questo lago salato. Quando la superficie è secca ragazzi è durissimo, però sotto questa crosta in realtà potrebbe essere ancora molto umido e si potrebbe sprofondare. Guardate le impronte di diversi animali, chissà dove vanno. E qua abbiamo certamente un sacco di tracce di mucche, però vedete che anche in mezzo al lago salato hanno la loro pista, seguono questa direzione, probabilmente vanno dall'altra parte dove si percepisce un po' in distanza che c'è un terreno con un po' di vegetazione. E scavando appena sotto questa crosta di sale, infatti, troviamo questa sabbia bella umida, bella bagnata, e più sotto ci sarà anche l'acqua. La crosta qui è veramente sottile. Adesso stiamo lasciando il lago salato. Qua sulla pista abbiamo visto un'altra famiglia di meerkat, di suricati. Ci hanno guardato da lontano e sono molto più paurosi degli altri. La signora ci sta facendo vedere che appunto avvicinandoci scappano via, quindi non avremmo mai potuto vederli così da vicino come abbiamo potuto fare dall'altra parte. Ci guardano da lontano, ci osservano, quindi non spariscono del tutto, vogliono capire cosa facciamo. Questa è un'altra comunità a cui stanno cercando di avvicinarsi, però sono ancora ben distanti dalla confidenza che hanno con gli altri. Dice che ci vorranno ancora un po' di mesi prima che riusciranno ad avvicinarsi per bene. Si sono messi dove ci sono le tane.
questa zona, ragazzi, ci sono un sacco di piante di aloe fiorite. Queste piante che accumulano l'acqua durante la stagione delle piogge e la usano adesso nella stagione secca. Ragazzi, c'è una famiglia di struzzi. Gli struzzi però sono molto guardinghi, scappano subito. Ragazzi, con una grande precisione, come ci hanno detto, siamo tornati al campeggio sotto il baobab dove c'è Valentino, e fa un po' più caldo rispetto a questa mattina, eh? Cioè, io mi sono tolta 5 strati. Io anche. Bene, siamo tornati a casa. Noi oggi passeremo tutta la giornata qua. Adesso ci riposiamo un po', più tardi mangiamo qualcosa. Ci hanno dato anche un sacco di robe da mangiare, snack, così, quindi la fame deve ancora arrivare. Però magari, chi lo sa, facciamo 2 passi qua nel bush all'interno del campeggio, che comunque è recintato, dobbiamo dire.